GoPro sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia. Tra azioni in netto calo e un marketing praticamente assente, la nuova Mission One Pro è arrivata sul mercato con un prezzo un po' troppo alto. Risultato? In pochissimi l'hanno comprata e quasi nessuno ne parla. Ma proprio mentre tutti le davano contro, silenziosamente è uscito l'aggiornamento firmware 2.0. Con questo aggiornamento GoPro ha sbloccato una funzione pazzesca che doveva esserci sin dal lancio e che poi era sparita nel nulla. E la cosa assurda è che praticamente nessuno ne sta parlando, e quindi nel video di oggi vi spiego perché secondo me questa nuova funzione risolve tantissimi problemi. Se fate video da soli lo sapete, registrarsi e potersi monitorare a distanza non sempre è semplicissimo. Infatti nel caso delle action cam in genere siamo sempre costretti ad utilizzare l'app. Quick di GoPro, anche se ormai funziona molto meglio, non è proprio il top, e quindi in passato dovevamo acquistare la Media Mod, un prodotto che comunque nel tempo ha creato un po' di problemi, comunque aveva un certo costo, però ci permetteva di collegare il cavetto HDMI e avere l'uscita video. Bene, la stessa cosa la possiamo fare con la Mission One Pro. Infatti è stata appena lanciata la nuova Media Mod, ma io non la voglio provare, almeno per il momento, perché con questo firmware 2.0, oltre a una serie di migliorie e ottimizzazioni, finalmente hanno sbloccato l'uscita video dalla porta USB Type-C. Significa che non vi serve nessun adattatore particolare, non vi serve la Media Mod, insomma potete risparmiare tantissimo dopo che già effettivamente avete speso un po' di soldi per la videocamera, e potete collegare direttamente un adattatore da Type-C ad HDMI. Nel mio caso io utilizzo questo adattatore di Ugreen, che in genere uso con lo smartphone, con il notebook, e appunto alla Type-C, e poi oltre a una serie di porte USB che adesso non utilizzerò, all'uscita HDMI. Direi quindi di provare live insieme a voi questa nuova funzione. Ovviamente dobbiamo aprire lo sportellino della GoPro, così abbiamo accesso alla porta Type-C. In questo caso collego questo adattatore, comunque ve lo lascio linkato in descrizione, ma vi ripeto, è un classico adattatore che porta la Type-C ad HDMI. Poi qui comunque, anche se ho queste porte USB, ovviamente adesso non le utilizzerò. Adesso non mi rimane che collegare il cavetto HDMI qui. Quindi ovviamente io ho collegato il cavo già al monitor, collego il cavo qui. Appare brevemente, forse non l'avete vista, una notifica dove dice che appunto il cavo HDMI è stato collegato. Il display si spegne subito, ma se faccio un clic comunque accedo al display senza problemi, e come vedete c'è l'anteprima live. Quindi io adesso mi posso inquadrare, posso anche registrare un video, quindi abbiamo la possibilità di monitorarci. Io sto utilizzando un monitor da computer, però ovviamente possiamo utilizzare anche dei monitor più piccolini. Però nel momento in cui noi vogliamo cambiare le impostazioni, comunque le vediamo da qui. Infatti io accedo al menu della GoPro, posso cambiare tutto, però sul display apparirà questa notifica, quindi non andiamo a vedere tutto quello che c'è nella GoPro. Infatti ad esempio se io da qui voglio cambiare il campo visivo, per esempio passiamo a Super View, comunque cambio il campo visivo, però vi faccio vedere, rifaccio questa operazione appunto con il fuoco sul monitor, passiamo a lineare, non vediamo nessuno slider, vediamo semplicemente un attimo un'immagine nera, c'è questo cambio di impostazioni. Ma adesso direi di andare a collegare la GoPro alla TV, perché vi faccio vedere un'altra funzione. In molti in passato hanno acquistato la Media Mod per le Hero 8, 9, 10 eccetera eccetera, non per avere questo tipo di anteprima su un monitor o sulla TV di casa, ma per poter rivedere le clip registrate. Quindi io vado nella galleria della GoPro e per esempio posso riprodurre questo filmato
con l'audio. Magari voi non lo sentite perché è semplicemente rumore ambientale, però vi assicuro che c'è anche l'audio. Quindi potrete rivedere tutti i filmati che avete realizzato con la vostra GoPro direttamente sulla televisione. Quindi veramente una grandissima comodità, perché non abbiamo la necessità di acquistare magari degli altri supporti che ci permettono di vedere i nostri video sulla televisione. Non so se l'avete notato dalla notifica, ma quando siamo in anteprima video, quindi così, la risoluzione è in 1080p, mentre se selezioniamo dal menu della GoPro il 4K, questo funziona solo quando siamo in galleria, quindi quando andiamo a visualizzare i filmati che abbiamo registrato sulla nostra TV o monitor. Un'altra impostazione che possiamo selezionare è l'anteprima HDMI. Quando la selezioniamo scomparirà la notifica sulla televisione, ma scompariranno anche tutte le informazioni del display, quindi diventa semplicemente un'anteprima video senza tante informazioni. Allora ragazzi, devo dire che negli ultimi anni GoPro non ha brillato dal punto di vista del marketing, delle informazioni in generale. Infatti io in passato andavo a controllare sempre il sito GoPro per vedere se c'erano delle news o degli aggiornamenti firmware. Ecco, recentemente ho smesso di fare questa cosa, però su Reddit avevo letto di alcune persone che avevano trovato questo nuovo aggiornamento. Bastava comunque connettersi a GoPro Quick per avere la notifica, ma io GoPro Quick praticamente non la uso mai, quindi non l'avrei mai vista. Quindi mi sono collegato al sito GoPro, ho visto che effettivamente c'era l'aggiornamento, l'ho scaricato, l'ho installato, bellissimo, ok? Ma questa funzione che è unica perché nessun'altra action cam ha questa funzione al momento direttamente integrata dalla Type-C, beh, secondo me si meritava un po' di marketing, delle informazioni. È davvero un peccato che GoPro magari non abbia mai brillato da questo punto di vista. Più che altro in passato si parlava solo di GoPro perché era l'unico brand, andava a bomba, fantastico. Più che altro erano gli utenti, i creator che facevano i contenuti e quindi comunque se ne parlava. Ora sempre meno gente sta utilizzando la GoPro, loro non stanno investendo nel marketing, anche queste notizie importanti alla fine non arrivano. Sono sicuro anche che questo video comunque non arriverà a molti di voi, però so per certo che ci sono ancora tanti fan di GoPro e questa notizia sicuramente vi farà felici, anche se so che in tanti magari non l'avrete acquistata perché è un prezzo oggettivamente un po' altino considerata la situazione economica anche dell'azienda di GoPro, che appunto diciamo sta calando a picco. Però magari si potranno riprendere, lo spero vivamente ragazzi, perché su questa Mission One Pro troviamo delle funzioni che nessun'altra action cam ha. Parliamo di funzioni più per l'utente professionista, anche solo il fatto di avere tutti i dati dell'esposizione, il tempo di scatto, fenomenale, non ce l'ha nessun action cam. Questa uscita video diretta non ce l'ha nessun action cam. Anche la possibilità di registrare in 8K a 60 fps in log non ce l'ha nessun action cam, credo al momento nessun altro. Soprattutto il 4K a 240 in log, spettacolare. Infatti per me sott'acqua è veramente bellissima, il 4K a 240 in log mi fa sognare. Quindi magari questa videocamera a un prezzo più basso, un classico prezzo di una Hero 13 449 499, beh magari avrebbe potuto far risollevare l'azienda, però così non so come si evolverà. Ma ragazzi, ovviamente fatemi sapere in generale cosa ne pensate sia di questo nuovo aggiornamento che io trovo fantastico, perché aspettavo questa funzione in realtà già dal day one, dal rilascio, e in generale fatemi sapere cosa ne pensate di GoPro.